Ciao a tutti, amici della Vergine, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, Vergine, tendenze energetiche affettive per la prima parte di luglio 2022. Wow, abbiamo la ruota della fortuna, amici della Vergine. Cambi in vista. La ruota della fortuna normalmente parla di cambi repentini, cambi veloci, è una carta che ha un'energia molto veloce e sono cambi che normalmente arrivano ehm, per migliorare la vostra vita. Sono avvenimenti esterni. Potrebbe anche essere un aiuto da parte di qualcuno, una vincita, perché no? O semplicemente ehm, il destino che porta nella vostra vita qualche cambio, perché la ruota della fortuna è legata anche alla ruota del destino o alla ruota del karma. Quindi per qualcuno si tratta di chiusura a cicli e inizio di nuovi cicli. Andiamo a vedere con i tarocchi. Intanto io vi ricordo che le letture sono fatte per un collettivo, non risuonerà tutto, prendete solo quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo potete anche ascoltare ascendente e segno lunare e in descrizione trovate il link ad un video che spiega come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Basta aprire la tendina qui sotto. Cominciamo con un 3 di bastoni al contrario, un 6 di spade. Sono già uscite tutte. La carta degli amanti al contrario, un 7 di coppe, un asso di coppe, la carta della forza, abbiamo il 5 di spade e il 5 di pentacoli. Allora, il 3 di bastoni qui fa riferimento a qualche tipo di movimento che in passato non si è riusciti a fare, perché comunque perché dico in passato? Perché dopo avete 6 di spade, quindi o sì è un movimento che in qualche modo verrete a fare. Vi ricordo che avete la ruota della fortuna. Qui qualche cosa succede, okay? Il 3 di bastoni è visto che è il contrario, è quel progetto che non parte, quella cosa che non funziona, è quel viaggio che magari si era organizzato, e che non viene fatto, o può anche parlare di una sorta di fatica a spostarsi da un posto. Andiamo poi dopo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta. Abbiamo poi anche il 6 di spade, quindi qui si parla di prendere distanza da un atteggiamento mentale, da un'abitudine, da un posto, un luogo fisico, magari da quello che era questo progetto. Qui abbiamo gli amanti al contrario e io credo che parli del riuscire a fare una scelta, riuscire a fare una scelta in modo sereno, ehm, in modo pacifico mi verrebbe da dire. Il punto qual è qui con questo 7 di coppe? Che non vedete chiaro. Il 7 di coppe fa riferimento alle proiezioni, a quelle che sono le illusioni. Ehm Normalmente sono illusioni di tipo materiale, perché se ci fate caso qua ci sono i gioielli, c'è il drago che rappresenta il potere, il denaro, quindi voglio dire sono un po' illusioni di un mondo materiale. Magari all'interno di questa relazione o di questa situazione, state proiettando qualche cosa a causa di queste credenze limitanti che vedevamo qui, dalle quali vi dovete comunque staccare. Probabilmente sono queste credenze che vi impediscono di vedere le cose così come sono. Ma magicamente arriva questa ruota della fortuna e un bellissimo asso di coppe. Entra qualche cosa di nuovo, inizia qualche cosa di nuovo. Normalmente l'asso di coppe parla proprio di innamoramento, quindi nel caso voi non abbiate una relazione, può essere l'inizio di una relazione, semplicemente potrebbe anche essere per qualcuno, perché comunque per adesso non ci sono persone che indichino l'ingresso, okay, di una figura fisica, di una persona di tipo fisico, però c'è un asso di coppe e avendo gli amanti al contrario, molte persone single impareranno ad amarsi.
Qui sento che si tratterà di lasciare indietro determinate credenze limitanti su quanto poco valete o su quanto poco siete attraenti o su quanto poco, insomma, tutte quelle robe che pochizzano. Qui, con l'asso di coppe e la forza, io sento che prenderete coscienza di quello che è il vostro valore, vi innamorerete di voi stessi e della vostra forza, di tutto quello che è la forza interiore che avete nel superare tutto quello che è stato. La forza parla anche di, anche qui, una scelta che viene superata con successo, parla di una buona salute, parla di qualche cosa che arriva con la ruota della fortuna, arriva per destino, è una nuova fase di voi stessi, un nuovo inizio. Quello che sì c'è da dire è che, avendo a fine stesa il 5 di spade e il 5 di pentacoli, sono 2 5, quando ci sono i 5 normalmente sono sempre carte un po' di attrito. Il 5 di spade può parlarmi di qualche tipo di confusione mentale, ma sempre dovuta a quelle che sono le influenze dell'infanzia. Il 5 di denari mi dice che qualcuno qui ha paura di perdere qualche cosa a livello materiale, perché ricordiamoci che la carta del 7 di coppe fa proprio riferimento all'illusione delle cose materiali, e questo, essendo un 5 di denari, parla di una perdita materiale prima di tutto. Ok, andiamo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta. Spiegatemi il 3 di bastoni al contrario. 4 di pentacoli e la luna. Esatto. Qui qualcuno, come vi dicevo, ha bisogno di staccarsi da questo progetto, da quello che... perché qui infatti c'è una carta come si dice in italiano? Di distacco. Ok, se questa è la carta dell'attaccamento, ok, qui abbiamo una sorta di distacco. Da che cosa? Da questa luna, da quello che è il passato, da quello che sono le paure, le proiezioni, ragazzi, perché anche la luna parla di proiezioni, parla di qualche cosa che non si vede chiaro, ok? Parla di quelle che sono le profondità, i sentimenti nascosti e profondi che vengono a galla, e sono quelli che danno le insicurezze. Andiamo a vedere il 6 di spade, per piacere, grazie. 3 di coppe e 7 di pentacoli al contrario. Sì, c'è qualcuno che si deve staccare da un gruppo. Può essere un gruppo familiare, perché no? È una stesa sulle relazioni in generale. Dopo vi invito a rimanere fino alla fine del video, perché estrarrò qualche carta solo ed esclusivamente per i single, qualche carta per le persone che sono già in una relazione, e qualche carta anche per le persone che hanno una relazione clandestina, in separazione o a distanza, scusate, non mi veniva. Quindi per qualcuno qui si tratta di allontanarsi dalla famiglia o da un trio, fondamentalmente. Magari si parla proprio... Voglio andare a vedere gli amanti, al contrario. Conflitti con il 5 di spade che era già uscito qui. Infatti abbiamo un re di spade e di nuovo il 7 di coppe al contrario. Un re di coppe, scusate, e un 7 di coppe al contrario. Qui c'è un qualche tipo di relazione per qualcuno che non è ufficiale, che non è in equilibrio fondamentalmente. Sì, sento una sorta di... come se ci fosse stata, diciamo, verso fine giugno, inizio luglio, potrebbe esserci ehm, quello che è una rivalutazione, la presa di coscienza di certe cose. Qui inizia la fase del distacco e la fase di presa di consapevolezza. Quello che, andiamo a vedere 7 di coppe, una volta superata la fase del 7 di coppe, queste sono troppe. Una fase del 7 di coppe si arriva all'asso. Ok, allora il 7 di coppe fa riferimento a qualche tipo di comunicazione. Ah, sì, ok. Qui c'era qualcuno, o c'è qualcuno che sta aspettando l'inizio di questa relazione, l'inizio di una comunicazione, l'inizio di qualche cosa in equilibrio, ma è una comunicazione che non arriva con questo
Asso di spade al contrario, è una vostra proiezione. Siete voi che state proiettando probabilmente all'interno di questa relazione, conoscenza, situazione, qualche cosa, che possa in qualche modo dare un valore a quello che state vivendo, a quello che state provando, dare un nome anche. Fidanzati, amici intimi, insomma. Andiamo a vedere l'asso di coppe, perché qui qualcosa inizia, eh. Sono volate 2 carte, le recupero. Abbiamo di nuovo un 5 di denari, abbiamo la carta dell'imperatrice e abbiamo la carta dell'appeso. L'appeso è al contrario, quindi qui si sblocca qualche cosa. L'imperatrice è ma sì, io infatti l'imperatrice è una carta che parla di madre, di maternità. Quindi per qualcuno potrebbe far riferimento al concepimento anche di un figlio, perché no, perché comunque la vita vi cambia completamente. Per qualcun altro si tratta di diventare madri di se stessi. Madri, non padri. Anche per gli uomini si tratta di diventare madri di se stessi. E qualche cosa si sblocca, c'è questo nuovo innamoramento di voi stessi. È come se prendeste coraggio, prendeste valore. Andiamo a vedere la forza. Abbiamo un 8 di pentacoli e la carta della temperanza e in effetti sì, inizia quello che è una quotidianità di tipo diverso e infatti vi dicevo, cambi di cicli con la ruota della fortuna. Andiamo a vedere il 5 di spade, abbiamo la carta del matto e la carta della sacerdotessa. Datemi una carta ancora per il 5 di pentacoli. Abbiamo il re di denari e la carta dell'eremita. Io credo che i conflitti indicati dal 5 di spade facciano riferimento a dei conflitti interiori. Perché comunque la carta della sacerdotessa parla di scelte superate o di scelte che di bivi anche lì, no? Un po' sono più cose interne, movimenti interni però. Però abbiamo anche avete la carta dell'eremita e la carta della sacerdotessa. Alla fine della lettura sento che questo movimento mentale del 5 di spade vi darà veramente la possibilità di riprendervi un po' il vostro potere personale. È un re di pentacoli, parla di materialità, parla di soldi, quindi occhio a come investite, ma abbiate comunque fede perché sento che questa potrebbe anche essere un perché comunque il 5 di pentacoli arriva accompagnando il 5 di spade. Quindi, è un po' come se i vostri pensieri fossero poi, come vi posso dire, focalizzati su quello che potreste perdere, non su quello che avete perso. Perché comunque qua qualche cosa di nuovo inizia e io credo che questa sorta di titubanza faccia proprio riferimento al perdere questa fetta della lettura, okay, perché qui state uscendo da qualche cosa, qui state entrando in qualche cosa. Difatti, la ruota della fortuna è un 10, cambi di cicli, chiusura di un ciclo e apertura di un ciclo nuovo. Lo vedo qui con l'asso di coppe e lo vedo anche qui con il matto. Un nuovo inizio, un nuovo ciclo. Ok, andiamo a vedere per i single. Che cos'altro vi posso dire? Qualche carta per i single, per piacere, grazie. Wow, di nuovo il re di denari. L'eremita un'altra volta e il 9 di coppe, tutte e tre al contrario. Sì, ragazzi, qui si tratta di, come vi dicevo qui, di innamorarvi di voi stessi, perché qui il fatto che siano al contrario, il re di denari mi parla di qualcuno che comunque ha un po' perso il suo potere personale, il suo fascino, il suo, come vi posso dire, la stima per se stessi. Oppure se non se magari
siete single da poco, ipotesi, questa potrebbe essere la persona verso la quale avete perso la stima. L'eremita al contrario, ed è un po' quello che vedo qui a fine stese, è perché voi soprattutto avete bisogno di fare un lavoro interiore, ok? E probabilmente non lo avete ancora fatto. Il fatto di chiedervi qual è la mia verità, che cosa è giusto per me, che cosa io voglio da una relazione, come voglio impostare una relazione. E in effetti c'è anche questo 9 di coppia al contrario che parla un po' di quello che è, mi parlano di desolazione. C'è qualcuno che qui, ma in effetti sento, no, l'energia di delusione qui alla fine della lettura. Quindi siete un po' sì, desolati, un po' così, ma fondamentalmente io credo che vi manchi quella chiarezza mentale di cui ci parla l'eremita anche qui, eh. È perché state vivendo probabilmente una fase di proiezioni, avete bisogno di togliere i veli, okay? Mh. Per i single sinceramente non vedo che ci sia una persona proprio nuova che sì, potrebbe essere per qualcuno questo re di denari, ma non è che vedo tutto 'sto trasporto, è più come se sentissi che qui veramente trovate una nuova pace interiore, trovate un nuovo equilibrio che non dipende dagli altri, non dipende dall'esterno, ma perché avete il 6 di spade, vi siete comunque lasciati indietro i condizionamenti, le aspettative degli altri che non vi servono. Okay, andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione. Sì, le prendo. Allora, cavaliere di bastoni, regina di spade, 5 di denari un'altra volta, 8 di bastoni, carta del matto un'altra volta e la carta della luna. Allora, io credo che qui si tratti di essere onesti l'uno con l'altro, perché abbiamo questo cavaliere di bastoni che parla di guardi, ci son 2 figure, quindi potrebbe tranquillamente essere la vostra coppia, okay, dove una delle 2 persone è magari un po' più passionale, un po' più focoso, un po' più brillante, emotivo, tende a divertirsi di più, mentre l'altra persona è un po' più pragmatica, più, come vi posso dire, non mi piace tanto dirlo, però per farvi capire, quadrata, regolare, un po' incasellata, un po' calcolatrice, fredda, organizzatrice, no, e credo che questo faccia sì che si perda un pochettino la passione, si perda un pochettino anche la voglia di come vi posso dire, di comunicare. C'è comunque un disequilibrio con questa carta degli amanti al contrario e qui c'è comunque un 5 di denari, c'è una perdita di qualche cosa, okay? Ehm, Vi dico che normalmente il c'era un altro qui? No. Okay, il cavaliere di bastoni potrebbe anche rappresentare una terza persona che entra, perché qui comunque abbiamo un 3 di, uhm, pentacoli di coppe. Quindi guardatevi anche la stesa dopo, perché sì, per qualcuno perché comunque rappresenta l'amante, l'amante è quello che viene di notte proprio, quindi l'amante di letto, per capirci. Anche se vi dirò che poi con questo matto, mh, c'è quello che è un nuovo impulso, okay, c'è il matto e la luna, è come se ci fosse un rinnovamento di quello che già c'è. E qui lo vedo con questo asso di coppe e con questa forza. Nonostante magari ci siano state delle delusioni, delle, dipendenze, però c'è anche qui questo matto e quindi se la ruota della fortuna è una chiusura dei cicli, diciamo che il matto è proprio quello che è l'apertura di nuovi cicli. Okay, andiamo a vedere con la regina di con regina di pentacoli perché l'ho vista qua sotto e qua c'è il re di pentacoli e qui c'è l'8 di pentacoli che è già uscito qui. Vabbè. Andiamo a vedere per le persone che sono in separazione, in una relazione a distanza o clandestina. Qualche carta anche per queste persone, per piacere, grazie. Gli amanti che si ripetono.
Ancora una per piacere, grazie. Abbiamo la carta degli amanti, la regina di coppe, abbiamo il mago e il 3 di spade. Allora, la carta degli amanti voi ce l'avete girata dritta, qui era girata al contrario. Credo che comunque ci sia una sorta di armonia all'interno della relazione che state vivendo, sia che sia a distanza, sia che sia una relazione clandestina. Nel caso siate in separazione, la carta degli amanti parla proprio di quello che è stata la scelta che c'è stata per amore, cioè è stata una scelta fatta con il cuore. Poi abbiamo la regina di coppe, il mago e il 3 di spade. Allora, io credo che qui ci sia o uno dei due che nutra un amore puro, mentre l'altro un po' è dipendente, codipendente, fa proiezioni, perché comunque quando c'è il mago è l'alchimista, no? Quindi è colui che plasma a livello energetico le vibrazioni per modificare la realtà. È qualcuno che manipola l'energia, di conseguenza manipola anche i pensieri. E qui abbiamo una persona. Guardate, datemi ancora una carta per la regina di coppe, però la regina di coppe molte volte parla di una persona che è immersa nei suoi pensieri, fino quasi a non avere, infatti, chiarezza mentale. Non ha chiarezza mentale. Quindi vi posso dire che la parte femminile di questa relazione, cioè chi ha il divino femminile più sviluppato, la parte più ricettiva, ecco, se vogliamo, della vostra relazione, non ha chiarezza mentale. E l'altra parte a me sembri che comunque stia un po' gestendo a proprio favore la realtà e infatti poi alla fine terminiamo con un 3 di spade, quindi qualche cosa vi provocherà la delusione che abbiamo visto qui con il 5 di pentacoli. Quindi ecco, fate un pochino attenzione alle proiezioni di cui parlavamo qui, ok? Andiamo a vedere ancora una carta da parte degli oracoli. Io intanto ci tengo a ringraziare le persone che stanno sostenendo il canale con i like, con i commenti, le condivisioni, con le iscrizioni. Quindi grazie davvero a tutti perché per me conta, è importante. Ok, un messaggio da parte di questi oracoli e poi uno dagli oracoli degli angeli del cuore. Ecco, infatti, ve l'ho appena detto. Codipendenza. Qui c'è qualcuno che sta correndo dietro a qualcun altro. La parte femminile qui sento che non ha la chiarezza mentale e neanche emotiva. E anche qui comunque le cose sono un po', diciamo, sbilanciate, perché da un lato c'è la passione, la voglia di andare avanti, dall'altro c'è la freddezza di questa regina di spade, ok? E nel caso siate single dovete imparare a farcela con le vostre gambe, fondamentalmente dovete girare questo eremita, ok? Qui parla di sì, di una codipendenza, di una paura ad abbandonarsi. ehm. La carta del 5 di pentacoli a me piace molto, perché fa vedere 2 mendicanti che hanno la chiesa, okay, hanno la chiesa dietro. Loro potrebbero entrare, scaldarsi, chiedere cibo, chiedere aiuto, ma preferiscono rimanere lì dove sono e tendere la mano. Preferiscono rimanere nella posizione di miseria, di tristezza, di abbandono, piuttosto che fare uno sforzo per uscire da questa situazione. È un po' una zona di comfort, mh,
che è rappresentata dal dolore che si è vissuto, dalla perdita fondamentalmente. E qui è un po' la stessa cosa, ok? Andiamo a vedere ancora una carta da parte degli angeli, per piacere, grazie. Dai una possibilità alla tua relazione, lavora sulla coppia. Quindi in questo caso qui è un po' come se vi desse un incoraggiamento a fare di più. Vi ricordo che se tenete alla vostra relazione ed è quello che volete continuare con una vostra persona di interesse, avete un asso di coppe e la ruota della fortuna. Ci sono tutte le potenzialità perché le cose cambino. Lascia andare il bisogno di controllo. Permette a questa situazione di svolgersi spontaneamente. Qui sì, risuona perché c'è qualcuno che probabilmente ha questo bisogno di certezze, questo bisogno di sicurezze. Normalmente quando si ha bisogno di sicurezze, uno dei modi per creare o trovare la propria sicurezza è proprio quello di tenere sotto controllo le cose e gli altri. Pensa con ottimismo alla tua vita amorosa, pensare positivo e avere fiducia ti porteranno all'amore. E qui parla di restare su vibrazioni positive fondamentalmente, ok? Di cercare appunto di emanare quel tipo di vibrazioni in modo che la vita ci mandi di ritorno la stessa vibrazione, ok? Cari amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!